Ragazzi, stavo per comprare il Positive Grid Spark 2, l'amplificatore per casa, poi ho scoperto questo, il Pulse della Hotone, arrivato proprio sul mercato promettendo di rivoluzionare il concetto di amplificatore per casa. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani. In questo video scopriremo se vale davvero la pena spendere di più per questa alternativa premium. Faccio un piccolo spoiler: il sistema Space Plus mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Pulse esiste in due versioni, Luna ed Eclipse, e arriva in un doppio imballo ben protette e si fa notare immediatamente per il suo aspetto futuristico che rompe gli schemi tradizionali. Vi lascio come sempre il link al prodotto in descrizione. Non ha una batteria interna, quindi tenete presente che dovrete sempre collegarlo a una fonte di alimentazione. Nasce infatti come un amplificatore desktop piuttosto che un amplificatore portatile, nonostante sia dotato di una maniglia molto pratica per il trasporto. Il design minimalista, elegante, cattura l'attenzione già al primo sguardo, è leggermente più grande del suo diretto concorrente, il Positive Grid Spark 2, ma il punto di forza è sicuramente il display touchscreen da 4 pollici con risoluzione 800x400 pixel che troviamo sul pannello superiore. Questa interfaccia è molto intuitiva, basta un semplice tocco per navigare tra le varie funzioni, rendendo quindi l'esperienza d'uso incredibilmente immediata anche per chi non è particolarmente tecnologico. E per chi già conosce l'interfaccia dei vari Ampero 2 o Ampero Stage che ho recensito qui sul canale, si troverà sicuramente a casa. Un elemento poi distintivo è il sistema di illuminazione LED personalizzabile sulla parte frontale. Come vedete adesso ho messo questa bellissima colorazione, ma potete tranquillamente modificarla, potete cambiare i colori, adattarli al vostro stile e all'ambiente in cui state suonando, aggiungendo quindi un tocco personale che trasforma questo amplificatore quasi in un complemento d'arredo, oltre che in uno strumento musicale. All'interno ci sono due altoparlanti personalizzati da 3,5 pollici che sono alimentati da un amplificatore stereo da 30 watt totali. Questa configurazione è stata pensata per offrire un suono ricco, un suono dettagliato anche a volumi contenuti, perfetto per un uso casalingo. Toccando fisicamente il Pulse Luna percepisci immediatamente la qualità costruttiva superiore. I materiali infatti che hanno scelto danno subito un senso di robustezza che sono ovviamente obbligatori in un prodotto premium, che giustifica quindi anche la sua fascia di prezzo. Ma la vera prova è sempre il suono. Collegando infatti la chitarra e provando i preset di fabbrica rimani subito colpito dalla qualità timbrica. Anche senza fare alcuna regolazione personalizzata, i suoni sono già fatti bene e mostrano il potenziale di questo amplificatore. Le simulazioni di ampli sono molto buone, sono ricche di sfumature e sono molto realistiche per un dispositivo di queste dimensioni. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro modeler preferito e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Il design del Pulse Luna riflette proprio la filosofia, che è quella di creare un amplificatore che non solo suoni bene, ma che migliori concretamente l'esperienza quotidiana di chi suona in casa. E l'interfaccia touchscreen trasforma completamente l'esperienza d'uso. Ad esempio, la navigazione tra i preset o la modifica dei parametri diventano delle operazioni molto semplici, intuitive ed eliminano la frustrazione tipica dei menu complicati di molti dispositivi simili. E per chi ha bisogno di un controllo esterno per cambiare i suoni, potete acquistare
acquistare a parte il nuovo Pulse Control, che è uno dei controller MIDI più piccoli sul mercato, con il quale potete gestire facilmente i vari preset del Pulse. E non solo. Ma il vero segreto, ragazzi, del Pulse Luna che lo distingue dalla Massa è una tecnologia di modeling digitale evoluta che risponde finalmente alle domande che ogni chitarrista si pone. Perché la maggior parte degli amplificatori digitali suona così artificiale? La risposta è ovviamente nella tecnologia del modeler. Hotone ha perfezionato questa tecnologia attraverso anni di esperienza con la serie Ampero, trasferendo quindi quanto imparato negli anni nel Pulse. Non si tratta quindi semplicemente di replicare il suono di un amplificatore, ma di catturare l'anima, la dinamica e la risposta alle sfumature del nostro tocco. Pulse Eclipse offre ben 46 modelli di amplificatori virtuali abbinati a 48 cabinet diversi, creando una libreria di combinazioni che soddisfa qualsiasi esigenza stilistica. Ci sono poi 177 effetti in totale, organizzate in categorie molto intuitive che spaziano dai classici overdrive e distorsioni a modulazioni, delay, riverberi, ovviamente di alta qualità. La vera poi magia accade quando inizi a combinare questi effetti. Ogni preset infatti può ospitare fino a 7 moduli diversi, permettendoti di costruire una catena del segnale come faresti proprio con una pedaliera professionale. E qui entra in gioco l'app per smartphone che permette di gestire anche questo aspetto in maniera molto più intuitiva. L'app infatti si sincronizza istantaneamente con l'amplificatore e ti permette di trascinare, sostituire, regolare ogni parametro degli effetti con la semplicità di pochi tocchi. Puoi salvare i tuoi suoni preferiti, organizzarli in 7 liste personalizzate o esplorare la libreria di preset creati dalla comunità online. Per cui, se volete gestire i vostri suoni sdraiati comodamente sul divano, potete farlo tranquillamente.
Ragazzi, ma se non sapete come gestire gli effetti, allora il mio consiglio è di prendere proprio il mio corso Sono effetti in 2 volumi, dove imparerete finalmente i 17 effetti più usati da chitarristi e le 29 catene adatte a qualsiasi genere. Trovi il link qui sopra e in descrizione. Naturalmente la qualità audio del Pulse è 24 bit 44.1 kHz con dei transienti molto precisi, delle armoniche molto ricche e l'intera esperienza sonora è molto realistica, specialmente quando si usano degli effetti complessi che in altri sistemi tenderebbero a impastare, tra virgolette, il suono. Ragazzi, ma poi quale caratteristica vi colpisce di più di un modeler? Come pensate possa trasformare le vostre sessioni di studio questo Pulse? Scrivetelo nei commenti qui sotto, che ovviamente non leggerò. Ma ragazzi, il Pulse non è solo un amplificatore, è uno studio di registrazione completo in formato compatto. Abbiamo a disposizione una drum machine integrata con 100 pattern ritmici diversi, fondamentali per improvvisare o esercitarti su dei groove di vari generi, mentre il metronomo interno è perfetto per studiare, per cui li avete a disposizione senza dover acquistare apparecchiature o software aggiuntivi. Una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di utilizzare il Pulse Eclipse come interfaccia audio USB-C. Collegandolo al computer puoi registrare direttamente le tue performance e la funzionalità di Reamp ti consente di riprocessare le tracce già registrate attraverso i modelli di amplificatori del Pulse, offrendo quindi infinite possibilità di sperimentazione anche in fase di post-produzione. Ragazzi, con tutte le funzionalità che abbiamo esplorato, l'Oton Pulse Eclipse sarebbe già un prodotto notevole, ma c'è un elemento che trasforma completamente l'esperienza d'ascolto: la tecnologia Space Plus. Ragazzi, avete mai chiuso gli occhi mentre suonate immaginando che il suono vi avvolgesse come durante un concerto dal vivo? È esattamente questa la sensazione che la tecnologia Space Plus del Oton Pulse cerca di ricreare. Questa funzione rappresenta infatti un autentico salto di qualità per un amplificatore desktop. È un approccio completamente ripensato alla tridimensionalità del suono in un formato compatto. E la differenza diventa immediatamente evidente con un semplice confronto. Con lo Space Plus disattivato il suono rimane piacevole ma sempre ben localizzato. Quando invece lo attivate avviene una trasformazione straordinaria, come se ogni nota occupasse una posizione precisa nell'area, nello spazio, e immaginate quindi di suonare il vostro assolo preferito e sentire queste note che vi avvolgono e non siete sul palco ma sul vostro salotto. Io lo lascio sempre acceso anche perché il suono è molto più avvolgente e sembra molto più grande, non sembra proprio uscire da un amplificatore così piccolo. Gli effetti stereo come i delay, i riverberi assumono una dimensione tridimensionale espandendosi poi in tutte le direzioni, anziché limitarsi al classico suono stereofonico. Ho testato questa funzione con vari generi musicali, dal jazz con accordi complessi al metal distorto con il palm muting, e funziona in maniera sorprendentemente ottima per ogni stile. Quindi non ci sono né sovrapposizioni né confusione. Per i chitarristi poi che suonano principalmente a casa, l'impatto sulla percezione del proprio suono è significativo. Quindi avere un suono che ti avvolge cambia anche il modo in cui interagisci con il tuo strumento. Ti senti più ispirato, più connesso alla musica, e questo si traduce in sessioni di pratica più lunghe e produttive. Ragazzi, dopo 2 settimane con il Pulse Eclipse posso affermare che è un prodotto di fascia premium che giustifica il suo investimento. Con un prezzo infatti di circa 420 euro garantisce una qualità sonora molto buona, un'esperienza immersiva e delle caratteristiche professionali che giustificano il costo superiore rispetto ad amplificatori simili. Trovate come sempre il link in descrizione. Visto che ti danno in dotazione una comoda tracolla, mi sarei aspettato la possibilità di essere alimentato a batteria, e questo è uno, diciamo, degli unici punti negativi a mio avviso di questo tipo di amplificatori. I preset sono molto realistici, sono ideali per studiare in casa, per registrare, per suonare a casa con degli amici. Suona come il mio ampli valvolare? Assolutamente no, suona come un modeler, ha il suo suono, l'ho sempre detto, e anche quando ho recensito l'Ampero 2. Anzi, se volete approfondire non perdetevi proprio il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!